Ciao, sono Dario e oggi è il 25 febbraio 2023. Oggi parliamo di una delle tattiche preferite dei carnisti durante un dibattito sul veganismo, la fallacia del nirvana, anche detta fallacia della soluzione perfetta. Mi sono imbattuto in questa tattica un numero spropositato di volte e sembra che venga utilizzata soprattutto da quanti credono che consumare le carcasse e le secrezioni di altre specie senza alcuna necessità non sia solo piacere personale, ma una conseguenza logica, quasi una prova di essere bravi a pensare. Questa fallacia consiste nel paragonare una situazione reale ad una situazione ideale, al fine di concludere che uno specifico intervento su qualsivoglia problema sia inutile. L'esempio più tipico è: l'obbligo delle cinture di sicurezza è inutile, perché molte persone muoiono comunque per incidenti stradali. Se il tuo obiettivo è quello di eliminare qualunque vittima di qualunque incidente, è abbastanza ovvio che qualunque azione sarà inefficace. In poche parole, siccome la soluzione proposta non è una soluzione perfetta e non crea un mondo ideale dove i problemi vengono risolti immediatamente, non vale neanche la pena di sforzarsi di ridurre la maggior parte dei danni. Se il caso delle cinture farebbe sorridere la maggior parte delle persone, quando si parla di veganismo questa fallacia suona quasi sempre plausibile. Voi vegani siete solo degli ipocriti, non sapete quanti insetti vengono uccisi per coltivare ortaggi? Ho letto questo commento tante di quelle volte che non saprei nemmeno contarle. Grazie agli assunti sbagliati, posso tranquillamente fare intendere che i vegani, anziché eliminare un'industria di sfruttamento e di morte su larghissima scala, vogliano diventare una sorta di esseri immortali in un nirvana al di fuori del tempo e dello spazio, capaci di non causare il minimo danno. Un modo molto semplice per prendersi gioco di loro e per sminuire il veganismo senza nemmeno conoscere la definizione di veganismo o fingendo di non conoscerla per convenienza. Nel caso del veganismo, credo che alla fallacia del nirvana occorra rispondere con questi due argomenti principali. 1. Il veganismo ha lo scopo di ridurre il danno al minimo per quanto possibile, non di eliminarlo. Benché l'ideale sia quello di non fare del male ad alcuna creatura tramite le nostre attività, esso rimane appunto solo un ideale cui tendere grado per grado, non un fanatismo irrealistico o un voto jainista. 2. Qualunque lotta di giustizia sociale, di qualunque tipo, è una lotta progressiva che non ha la pretesa di ottenere subito la perfezione, anzi, per essere efficace, non deve averla. Secondo il vecchio adagio, la perfezione è nemica del bene, e qualunque attivista sa benissimo che i risultati di oggi sono la base necessaria per quelli di domani, quando ci saranno nuove risorse e una nuova mentalità. Ad esempio, è anche grazie ai vegani che si discutono strategie agricole innovative con cui utilizzare meno pesticidi e meno acqua, come l'agricoltura verticale. Domani queste strategie potrebbero diventare la norma, ma solo se facciamo oggi i passi necessari. Noi vegani dobbiamo avere a che fare con questa fallacia a livello quasi quotidiano. Dal momento che non è fisicamente possibile non causare delle vittime non umane o umane in una società di massa, ci viene rinfacciata davvero qualsiasi cosa facciamo, una strategia talvolta chiamata appello alla futilità. Mi è stato detto, e lo giuro, che sono ipocrita perché non dovrei consumare marmellata, non dovrei acquistare vestiti prodotti ovunque fuorché in Europa, non dovrei avere un cellulare o fare passeggiate, e così via, talvolta in dibattiti davvero chilometrici, dove all'improvviso la vita di 80 miliardi di creature terrestri e svariati trilioni di creature acquatiche uccise ogni anno perdeva completamente valore. Se potessi rendere etica qualsiasi cosa faccio, lo farei, ma mi pare abbastanza evidente che non me lo posso permettere, né economicamente né fisicamente. Grazie a questa fallacia, inoltre, scompare completamente il concetto di responsabilità. Tu ti credi migliore di me, vegano, ma non lo sai che hai ucciso milioni di api per il tuo latte di mandorla? Non lo sai che per costruire il cellulare su cui stai scrivendo hanno sfruttato dei bambini del Congo? Immaginate se io attraversassi la strada e accoltellassi un cane per il puro piacere di farlo. Mi giustifichereste se vi dicessi che anche voi a volte uccidete dei moscerini guidando in moto o che inviate delle email? Quando iniziamo ad essere responsabili delle nostre azioni? Quando è che capiamo che fare una cosa a danno di altri è sbagliato e che vale la pena svegliare più persone che possiamo a riguardo? Per fortuna, a salvarci esiste una legge non scritta chiamata buonsenso, che ci fa partire da ciò che possiamo immediatamente cambiare e che ha l'impatto maggiore. Dal momento che non è possibile rinunciare a qualsiasi attività immediatamente facendo parte di una società post-industriale, non è molto più sensato partire dal danno maggiore di tutti.
La misura del danno che possiamo ridurre rimane ovviamente discrezionale, ma non è un po' da psicopatici fissarsi sulla marmellata davanti a un'industria di così vasta portata? Smettere di trattare gli animali come delle merci ed eliminare i prodotti animali dalla nostra vita quotidiana è un passo necessario, ma non vuol dire che in generale non si possano fare altre cose per fare meno male. Alcuni alimenti, ad esempio, hanno più impatto rispetto ad altri. Prodotti particolarmente economici probabilmente sono stati creati da una manodopera sottopagata. Si può acquistare meno privilegiando la qualità e in molti casi non è affatto un problema acquistare di seconda mano. Il mio cellulare e molti degli oggetti che ho in cucina erano usati, ma praticamente come nuovi. Se i vegani potessero non causare il minimo danno e il minimo sfruttamento in una società capitalista, ovviamente lo farebbero. Il buonsenso ci può suggerire che faremo sempre qualcosa che in generale avrà un impatto che ci piacerebbe evitare, ma che talvolta ci aiuta a rimanere mentalmente stabili o presentabili in pubblico. Potremo rimproverarci potenzialmente qualunque cosa, ma è ovvio che, per far parte di una società e non morire di depressione, qualcosa dovremo pur farla. Consumare prodotti animali non è necessario da nessun punto di vista. Non è meglio cominciare dalle azioni più distruttive in assoluto, più palesemente e ferocemente distruttive? Mangiare le carcasse e le secrezioni di esseri senzienti non è un po' più evitabile rispetto a non fare mai più passeggiate o vedere posti nuovi? Uccidere qualcuno di proposito per puro piacere personale non è un po' più grave e superfluo che utilizzare congegni elettronici? Questo non vuol dire che, da vegani, non possiamo fare attenzione a tutte le nostre azioni, ma va sempre ricordato che il veganismo è un movimento progressivo, come tutti i movimenti di giustizia sociale. Boicottare i prodotti animali è il primo passo necessario, poi potremo boicottare altri prodotti a seconda del nostro budget, del luogo in cui viviamo, della nostra salute mentale. Menzionare tutti i problemi causati dal capitalismo mentre consumiamo i corpi di esseri senzienti, torturati e uccisi soltanto per il nostro piacere personale, vuol dire mettere il carro davanti ai buoi ed essere ipocriti. Tante cose devono cambiare, certo, ma non tutte possono essere cambiate tramite scelte individuali, o almeno non solo. Ciò detto, ben vengano suggerimenti su altri modi per ridurre il nostro impatto su altri esseri senzienti. I vegani non hanno mai creduto di essere perfetti, al contrario, è l'umiltà ad averli convinti che un animale non umano non conti più di un panino, di un rossetto, di una cintura. La fallacia del nirvana non è che una strategia pigra e codarda di quanti non vogliono ammettere il proprio disinteresse per l'etica in generale. Non occorre dire, infatti, che quanti vi ricorrono con più tenacia in genere non fanno nulla né per gli umani né per i non umani, e che la stupida scusa per alimentare questa industria di morte li aiuta a negare qualsiasi responsabilità. Non siamo davvero responsabili, in generale, di vivere in un recinto capitalista privilegiato, nel quale la maggioranza degli oggetti con cui interagiamo sono prodotto di un lavoro sottopagato o di un'aggressione all'ambiente. Ma tra tutte le industrie che possiamo davvero fare morire, nessuna causa la sofferenza e il numero di vittime dell'agricoltura animale. E di questo siamo responsabili. Questo possiamo cambiarlo. Nessuno ci obbliga a condannare miliardi di vittime allo sfruttamento e allo sterminio. Questo male è dovuto esclusivamente alla nostra gola e alla nostra abitudine. Perché dunque non rendere obbligatoria questa cintura? Perché continuare a guardare il dito e non la luna? Sosteniamo i lavoratori e le vittime del capitalismo senza fare finta che gli animali non umani non siano le più abusate di queste vittime. Considerare le contraddizioni e le atrocità del processo produttivo non ci autorizza a crederci l'unica specie degna di considerazione. Contro l'antispecismo e contro il capitalismo creiamo un mondo vegano, non un mondo perfetto, per il momento. Per oggi è tutto. Grazie per la vostra attenzione e alla prossima.